Ok, eccoci qua. Oggi niente intro perché facciamo un giro un po' piccolo, in quanto, vabbè, in questo periodo purtroppo sto facendo la fisioterapia al mattino, per cui esco ed è già un orario un po' proibitivo per fare viaggi troppo lunghi e impegnativi, per cui rimaniamo abbastanza in zona. Siamo qua a Monteveglio e stiamo passando esattamente sotto l'abbazia, che non si vede bene lassù. L'abbazia di Montevoglio è molto bella, per cui vabbè, ne parleremo quando ci andremo, però ha anche attinenza con il posto in cui ci stiamo dirigendo, che è la Rocca dei Bentivoglio a Bazzano. Poi vi spiegherò anche perché. Siamo veramente a una manciata di chilometri dalla nostra prima destinazione e, appunto, non potendo andare troppo lontano, ho deciso comunque di stare abbastanza in zona, e poi faremo una strada che ci porterà su questa dorsale, sempre andare a vedere il Castello di Montese, posto in cui siamo già stati di passaggio nella primissima puntata, in cui avevo appunto fatto notare che c'era un bel castello, e oggi andiamo a visitarlo. Insomma, un giretto abbastanza breve, però insomma è quello che riusciamo a fare in questa situazione. Purtroppo per una quindicina di giorni, io tutti i giorni dovrò andare a fare questa fisioterapia, per cui non posso organizzarmi dei viaggi troppo lunghi. Ok, qua siamo praticamente già arrivati a Bazzano, costeggiamo il perimetro del paese e poi faremo questa salitaccia iper ripida per arrivare al parcheggio dietro alla Rocca. Il solito voletto, le solite 2 info, e poi ripartiremo per una strada che mi sembra che fino adesso non ho fatto ancora, se non sbaglio. La Rocca è di qua, esattamente. Guarda quel po' di salita con tanto di dissuasore, no? Perché io mi devo fermare in mezzo alla salita perché devo essere dissuaso. Almeno questo è piccolo, tanto comunque ci sono i tombini e le buche a dissuadermi, cioè non è che c'è tanto bisogno. Ok, siamo arrivati al parcheggio dietro la Rocca dei Bentivoglio. Io la metto qua, magari c'è un po' di ombra. Stacchiamo e andiamo a fare le nostre cosine. Yo, a dopo. Ok, eccoci qua a Bazzano, alla Rocca dei Bentivoglio. Dietro di me si può vedere la torre dell'orologio e anche l'ingresso fortificato da una doppia cinta muraria. Qui c'è una splendida chiesa e dietro di me anche il palazzo che divenne poi la sede residenziale dei Bentivoglio. La storia di questo complesso è molto antica, viene fatta risalire intorno all'anno 1000. In seguito il potere venne trasferito al marchese Bonifacio di Canossa, il padre di Matilde. Una cosa curiosa, pare, la leggenda vuole che questa struttura sia collegata con l'abbazia di Monteveglio, che abbiamo visto prima, siamo partiti proprio sotto di essa, tramite un tunnel sotterraneo che celerebbe l'armatura della principessa guerriera, che io non sapevo fosse guerriera. Comunque in seguito fu oggetto di contese tra Bologna e Modena, passò di mano in mano un'infinità di volte finché non fu acquisita tra i possedimenti della famiglia dei Bentivoglio, che è una famiglia importantissima nella storia di Bologna. Dopodiché divenne un capitanato della montagna sotto l'egida di Bologna, che ne fece un tribunale, un carcere
l'amministrazione di molte delle valli qua intorno. Molto molto bello. Adesso ci andiamo a fare qualche foto, qualche giretto e poi continueremo il nostro viaggio alla volta del castello di Montese per visitare il suo bellissimo castello, che è piccolo ma molto ben conservato e da cui si riesce a vedere un panorama stupendo. Ok, per cui andiamo, a dopo, ciao! Eccoci qua di nuovo alla volta di Montese. Passeremo per una strada che non abbiamo mai fatto prima, anche se appunto a Montese ci siamo già stati, ci siamo già passati la prima puntata, che proprio è uno di quei posti in cui passo sempre, fa parte dei miei diversi anelli, dei miei circuiti in cui io veramente giro spessissimo. Strada che prima ci porterà attraverso il paese di Guiglia e poi fino a Zocca, e passando per un posto bellissimo che si chiama i Sassi di Rocca Malatina. È questa struttura naturale molto affascinante che comunque esiste in questi 2 o 3 rilievi rocciosi che escono proprio a punta dal bosco. Vi ci porterò, anche se è una mezza sfacchinata salirci, però vorrei farlo verso settembre-ottobre, quando i boschi sono veramente di un colore strepitoso. Adesso cominciamo a salire per questa bella strada, direzione Montese e il suo bellissimo castello. Lo scorcio della pianura mentre si sale alle prime colline, veramente molto bello. Abbiamo un po' di tempo per fare giusto le solite chiacchiere random, che non mi sono assolutamente preparato. Ero intenzionato ad andare su a Milano in moto il weekend scorso, che lavoravo, poi mi sono fermato un pochino a dare una mano ai miei, a vedere come stanno, a dargli un po' di supporto, però le previsioni erano abbastanza negative e allora ne ho approfittato per portargli un po' di regalie che non avrei potuto portare in moto, come tipo 3 kg di ciliegie e del vino fatto dal mio padrone di casa. Se ne sono spazzati via tipo in 3 giorni, sono proprio dei golosi di ciliegie. In più sì, lavoravo, è stato un bellissimo live secondo me a Milano, al Magnolia. C'erano diversi artisti, tra cui Clever Gold, con cui ci siamo un paio di volte incrociati, e quel genio matto di Inoki, che invece conosco da una vita, che mi ha fatto un enorme piacere vedere. Ha fatto un live della Madonna. È veramente una cartola, super bravo, scuola Bologna, yeah, belle chiacchiere post concerto. No, è stato molto bello, faticoso, perché è stato molto faticoso. Ecco, poi l'unico aspetto negativo veramente di suonare al Magnolia sono le zanzare. Fortunatamente lo sappiamo, ci portiamo dei bidoni di Autan. Probabilmente una delle cose per cui
ho detto sì a fare questa faccenda qua è che innanzitutto c'ho un casco e non mi si vede in faccia, ho un grosso casco. Sì, lo so, è come quello di Balle Spaziali, casco nero. Manca l'aria qui dentro. Oddio, che idolo. Però sì, ecco, se no io ho questa fobia delle telecamere, per cui trovarmici davanti. Infatti, come vedete quasi sempre negli intro, che lì il casco non ce l'ho, sono sempre che guardo a destra, a sinistra, guarda in macchina, porca puttana, In realtà sono i posti che voglio far vedere, non la mia faccia da culo. Porca troia, raghi. Questo me lo devi segnalare un po' meglio però, So cagato addosso. Che cazzo. Cioè, ho capito, hai messo il cartello con scritto lavori. Però mi hai lasciato un tratto di strada sterrata. Cioè, io, raghi, cioè, se metto il freno per sbaglio, piglio il freno davanti sullo sterrato, su per terra, cioè, ma per terra, forte forte, segnalamelo un po' meglio per favore, grazie. Ecco il cartello, siamo entrati in paese. Eccolo là, guarda che bella sta torre, anche quella credo ghibellina. Sì, questa è una delle mie proprio tappe super abituali e mi fermo sempre qui, c'è questo parchetto così invitante in quest'ombra molto carina. Mi ci piazzo sempre molto volentieri. Guarda qua, c'è proprio lo spazio giusto per una motina. Ok, va bene, dai. Facciamo le nostre cosette, l'angolo della cultura, l'angolo isoscele della cultura e niente, e poi andiamo verso casa. A dopo, ciao! Ok, eccoci qui a Montese, sotto le scalinate che portano su in cima, una vera sfacchinata ve lo assicuro, ma ne vale la pena perché su il panorama è davvero davvero bellissimo. Prime notizie di questo castello risalgono al secolo XII, viene attribuita la proprietà alla famiglia comunque di Canossa, poi nel 1200 viene ceduto ai Montecuccoli, che noi già conosciamo perché abbiamo visitato il loro castello principale, che era proprio il castello di Montecuccolo. Passa ancora agli Este, ai Malaspina, dopodiché durante la seconda guerra mondiale con i bombardamenti lo radono al suolo e viene ricostruito e restaurato in epoca moderna. Adesso è visitabile e soprattutto si ha una vista veramente veramente bella di tutta la valle del Panaro sottostante. Ok, adesso noi il solito voletto, qualche foto e poi ce ne torniamo verso casa per altre stradine, curvette e quant'altro. A dopo, ciao! E ok, sulla strada di casa è stato un giro molto breve, proprio cose sotto casa, specialmente la Rocca di Bentivoglio che ce l'ho a pochissimi chilometri da casa, mentre qua già siamo dovuti salire un bel po', però sono sempre strade che faccio molto spesso, però dai, secondo me ne valeva la pena di andare a vedere questo castellino. Sicuramente la Montese ci passeremo un'altra infinità di volte perché proprio è una delle strade che preferisco, che connette le due valli che io bazzico più spesso,
Però sì, vorrei un attimo cercare di allargare il mio ventaglio. Adesso vediamo un po', vediamo un po'. Ecco qua il corvottolo. Che bello. Sì, è sempre un po' più sgarrupato, però. E poi c'è un paio di buconi da evitare, ormai li conosco praticamente a memoria. E qui la curva Danger. Infatti guardate le strisciate di pneumatici che ci sono, e lì è gente che ci lascia giù mezzo ginocchio. Oh, che bello! Avessi visto un po' prima avrei anche diminuito i giri del motore. Non voglio spaventare le bestie. Sì, è un po' chiassosa questa moto, ma non così tanto, devo dire la verità. Tra le Harley che vedo in giro è sicuramente una delle più silenziose. Poi non solo le Harley a far rumore, perché cioè, ci sono anche dei Ducati che quando passano li senti veramente a chilometri. Eppure degli scooter, ci sono certi maxi scooter o scooteroni che veramente fanno un casino ultimamente. Siamo quasi addirittura d'arrivo e dai, che dire, giretto veramente minimal, ma insomma partendo alle 11 non è che posso fare poi tantissimo, facciamo un po' quello che possiamo, però dai, anche qua in zona è sempre bello girare, cose belle da vedere non ne mancano. Comunque eccoci qua, stiamo andando giù verso casa, ultimi scorci interessanti. No, perché ci sono gli alberi e non si vede niente. No, dai, qua sì, un pochino. Sì. Ma arrivano degli insetti grossi come delle noci in testa. E cominciamo a salutarci, dai. Dai. Niente, io mi sto accorgendo che sono un po' impedito nel chiacchiericcio. Devo un po' imparare meglio. Ma la roba che mi mette veramente in difficoltà è proprio il commiato, il saluti, non so proprio che cazzo dire, vedo proprio che dico vabbè, alla prossima, ciao, è che non so proprio che cazzo dire, e cercherò anch'io una frase d'effetto. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Devo un attimo veramente cercare un modo per chiudere sti video in maniera un po' più decente. Ci proveremo. Per adesso niente, contentatevi e ci vediamo al prossimo episodio. Va bene, allora dai raghi, ci vediamo al prossimo episodio. Spero di riuscire presto a fare qualcosa di veramente consistente. Per ora, vabbè, è così. Perciò, tanti saluti, statemi buoni, questo è On The Run. Ciao!